Ciao a tutti! Oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire ad ottenere una piccola pianta di mango semplicemente dagli scarti del frutto, dal seme per intenderci. La prossima volta che ne mangerete uno, mettete da parte il seme e provate a fare quello che vi mostrerò nel video. È davvero molto semplice e sono sicuro che se ci proverete sarete orgogliosi del risultato ottenuto. La prima cosa da fare sarà quella di procurarsi un frutto di mango. Questo dovrà essere il più maturo possibile, perché così facendo avrete la possibilità di trovarne all'interno un seme che sia adatto e pronto per generare una nuova piantina. Una volta che l'avete trovato, questo andrà pulito in modo da separare la polpa dal seme che c'è all'interno. Basteranno delle piccole incisioni su tutto il frutto, sia davanti che dietro, poi prelevare gli spicchi e così facendo otterrete e pulirete il seme che c'è all'interno. Andiamo quindi ad estrarre ciò che si trova all'interno. Se voi guardate nella parte laterale, vedete che c'è un solco. Voi dovrete andare con il coltello qui e fare una leggera pressione, stando attenti ovviamente a non andare troppo in fondo, perché sennò rischiereste di incidere il germoglio che c'è all'interno. Quindi proviamo. Proviamo ad aprire e guardate cosa c'è all'interno. Eccolo qua, guardate. Fate piano perché sennò rischiate di romperlo. Eccolo qua. Eccolo qua. Ed ecco finalmente estratto dal nocciolo il germoglio. Direi che questo germoglio è davvero notevole e dà delle caratteristiche davvero buone. Infatti, a parte le dimensioni che sono grandi, abbiamo anche un inizio di germogliazione, come vedete. Da qui, ed è proprio questa, nasceranno le radici. Questa è già la radice che nel giro di 2-3 giorni diventerà lunga 2-3 cm. A questo punto non dovrete fare altro che decidere se metterlo direttamente a dimora nel terreno oppure metterlo per qualche giorno in una mini serra che creerete e poi da lì spostarlo successivamente nel vasetto con la terra. Io comunque vi farò vedere entrambe le soluzioni. Se la soluzione che deciderete di adottare sarà quella di metterla in una serra prima che nel terreno, allora dovrete prendere il seme e metterlo all'interno di un tovagliolo di carta, così, guardate, in questa maniera. Lo avvolgete senza creare pressione, perché c'è pericolo che andando a schiacciare o a premere rompiate le radici che ci sono. Quindi fate così, come faccio io, poi prendete un vaporizzatore come questo e bagnate. Girate e bagnate. Procuratevi adesso una vaschetta di plastica trasparente col coperchio. Io mi sono procurato questa, che non è nient'altro che una vaschetta di recupero nel quale c'era la frutta comprata al supermercato. Guardate, niente di più. L'aprite e all'interno andate ad adagiare il seme che avete messo dentro lo Scottex e bagnato. E chiudete. Prendete un sacchetto di plastica e all'interno andate a mettere il contenitore. Così. Ecco qua. Così facendo abbiamo ottenuto un ambiente assolutamente favorevole per la germogliazione del seme, perché all'interno si creerà un microclima con umidità costante e temperatura costante. E dopo qualche giorno potrete riprendere il contenitore e aprirlo, in modo da verificare innanzitutto se è ancora umido, così eviterete che secchi e quindi che muoia, e soprattutto verificare se stia crescendo oppure no. Quindi lo aprite, fate molta attenzione quando lo aprite perché se ci sono le radici, se fossero nate, le potreste rompere. Ecco qua, apriamo e controlliamo. E come potete notare si sta già formando l'apparato radicale. Infatti se guardate qui
c'è già una radice che è più o meno lunga 1 centimetro ed è la radice principale. Da questa poi partiranno le altre radici più piccoline. Se notate il colore è pure cambiato, il colore del seme è diventato di un verde acceso. Questo significa che sta procedendo tutto come dovrebbe, infatti gode di ottima salute. Adesso basterà rimetterlo dentro il tovagliolo e attendere che si sviluppi ancora per qualche giorno la radice. Dopodiché sarà sufficiente metterlo a dimora nel terreno. Se invece sceglierete di mettere direttamente il seme nel terreno, questo è il secondo metodo. Creare l'ambiente ideale per poter far germogliare e poi crescere la pianta di mango è davvero facile, infatti basterà procurarsi un pochettino di torba, bella ricca, e un pochettino di argilla espansa. Quindi il vaso dove andremo a posizionare il seme si preparerà in questa maniera, un primo strato di 1-2 cm di argilla espansa e dopo lo si riempirà con questo. Quando metteremo il seme a dimora nella terra, mi raccomando, questo andrà messo in orizzontale, così, mai con la testa in giù. Quindi basterà semplicemente fare un piccolo solco, così, e poi andarlo a posizionare in questa maniera. Ecco qua. Niente di più. Per facilitare la germogliazione del seme si potrà creare anche tutto intorno al vaso una struttura che farà da serra. Realizzarla è davvero semplice e questo permetterà di avere un clima praticamente costante, quindi una temperatura e un'umidità che non varieranno nell'arco dei giorni. Quindi procuratevi 4 legnetti come questi e li inserite in questa maniera. Guardate, è davvero semplice crearla. Ok. Questo servirà a tenere il sacchetto di plastica. Eccolo qua. Un sacchetto di plastica che potrebbe essere benissimo un sacchetto di recupero o il sacchetto della spazzatura, basta che sia trasparente. Lo andate a posizionare in questa maniera, guardate, così, e poi lo chiudete alla base. Quindi prendete un laccio, qualsiasi laccio va bene, basta che voi chiudiate il sacchetto in questa maniera. Ecco qua. Mi raccomando solo di una cosa, ed è importantissima, questo seme dovrà sempre essere tenuto umido, quindi il terreno tutto intorno non dovrà mai asciugarsi, quindi per evitare che questo si asciughi prendete un sottovaso come questo, lo mettete sotto, lo riempite con dell'acqua e controllate che l'acqua nel sottovaso non manchi mai. Nel giro di pochissimi giorni voi vedrete la piantina che spunterà e a quel punto potrete anche togliere tutto l'involucro che avete fatto intorno al vaso e bagnare normalmente. Passate circa 3 settimane da quando abbiamo messo a dimora il seme nel terreno, se andiamo a controllare lo stato di germogliazione potremo notare che innanzitutto è di un verde acceso e quindi sinonimo che tutto sta procedendo nel migliore dei modi e in più in uno dei due lati, in questo, possiamo notare che c'è già il germoglio che sta cercando di venire fuori dalla terra. È proprio da qui che appunto spunterà la piantina. Sposto un pochettino il vaso per cercare di farvi vedere le varie angolazioni, guardate. Ecco qua. Queste sono alcune delle foto che ho scattato al germoglio dopo che è spuntato, una al giorno, per 3 giorni. Come potete notare, la crescita è davvero molto rapida. E dopo circa una quarantina di giorni dallo spuntare del germoglio otterremo una piantina come questa. È davvero molto bella esteticamente, è più o meno alta 15 cm e vi assicuro che questa, una volta che sarà cresciuta, vi darà davvero delle grandi soddisfazioni perché diventerà davvero una bellissima pianta ornamentale. Provateci, secondo me sarete orgogliosi del risultato che otterrete. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che sia servito per imparare qualcosa di utile e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace ma soprattutto iscrivetevi al canale, già che ci siete dategli anche un'occhiata. Detto questo, al prossimo video.